Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. In questo video parleremo di acuità visiva. L'acuità visiva, da un punto di vista percettivo, può essere considerata come la capacità di identificare uno stimolo visivo nello spazio. Vi sono più tipologie di acuità visiva, che è detta anche acutezza visiva. Abbiamo l'acutezza di visibilità, ovvero la capacità di identificare uno stimolo e quindi corrisponde al minimo angolo sotteso da un target affinché si verifichi la detezione dello stimolo, o meglio affinché quello stimolo venga percepito. Quindi sostanzialmente è la più piccola dimensione del target che ci fa percepire la presenza di quel target rispetto ad uno sfondo. Essa può essere positiva o negativa. Positiva ad esempio quando prendiamo come target un puntino e questo puntino nero su uno sfondo bianco, e quindi andiamo a variare la grandezza dello spot, oppure negativa se prendiamo uno spot bianco e uno sfondo nero. Poi abbiamo l'acutezza di risoluzione ed è praticamente il minimo angolo di risoluzione, detto MAR, ovvero l'angolo minimo sotteso dalla distanza che separa due stimoli affinché essi vengano percepiti distinti e quindi avvenga la loro discriminazione. Sostanzialmente, secondo l'ipotesi di Helmholtz, questo angolo doveva essere di 60 secondi d'arco, perché lui contava il diametro di un cono che è 20 secondi d'arco, quindi diceva che per un target ci vuole un cono, poi per la distanza fra i due target ce ne vuole un altro e poi per l'altro target ci vuole un altro cono ancora, quindi 3 coni, quindi 20 per 3 60 secondi d'arco. In realtà oggi si sa che è molto meno, si arriva anche intorno a 30 secondi d'arco come MAR. Poi questa tipologia di acutezza visiva può essere valutata attraverso griglie, o meglio Gabor patch, ancora molto meglio Gabor patch rispetto alle griglie, oppure attraverso Edi Albini oppure CD Landolt. Poi abbiamo l'acuità di Vernier o di Nonio, che è detta anche acuità di localizzazione, e praticamente è il minimo angolo che ci fa percepire il disallineamento fra due stimoli. Questa acuità visiva raggiunge dei livelli molto alti, anche fino a 4-5 secondi d'arco, e in essa rientra anche il tilt, ovvero la capacità di riconoscere la verticalità di uno stimolo visivo, e in quel caso diciamo andiamo a valutarla come l'angolo che separa la linea mediana del target dalla normale, diciamo, e quindi quell'angolo diventa l'acutezza di localizzazione per il tilt. Poi ultima tipologia di acutezza di visibilità, acutezza visiva, è l'acutezza di riconoscimento o acuità morfoscopica, la quale consiste nella capacità di riconoscere determinati simboli, che possono essere disegni, lettere, numeri o vari caratteri, insomma. Da un punto di vista funzionale è molto interessante, molto più utile delle altre, perché valida anche da un punto di vista cognitivo ed è quella più utilizzata soprattutto a livello clinico. Infatti a livello clinico l'acuità visiva ci dà diverse informazioni, sia delle, diciamo, informazioni base riguardo al quadro della situazione visiva di quell'esaminato, ma anche e soprattutto da un punto di vista binoculare. Quindi se c'è una differenza di percezione fra i due canali visivi, oppure una differenza di percezione rispetto alla distanza del target. Oltre ciò dobbiamo dire che l'acuità visiva viene annotata solitamente sotto forma di frazione, la cosiddetta frazione di Snellen.
Snellen, diciamo, è stato uno dei primi a dare un approccio sistematico alla valutazione della guida visiva. Che cosa ha fatto? Praticamente ha creato degli ottotipi e quindi i caratteri presenti, diciamo, nelle sue tabelle erano praticamente una composizione delle caselle 5x5, che ogni casella praticamente andava a sottendere un mar di 1 minuto d'arco. Quindi tutta la casella sottendeva 5 minuti d'arco. Infatti Snellen diceva proprio che un occhio sano, un sistema visivo sano, doveva sottendere almeno un mar di 5 minuti d'arco. E quindi come funzionava la sua frazione? Funzionava che praticamente faceva variare la distanza del target, e poi la confrontava con la distanza alla quale quel target sottendeva 5 minuti d'arco. Ad esempio, nella frazione di Snellen il numeratore rappresenta la massima distanza alla quale viene discriminato lo stimolo visivo, e il denominatore invece è la distanza alla quale esso sottende 5 minuti d'arco. Quindi se io vedessi praticamente 10 decimi, significa che a 10 decimi scusate, a 10 metri praticamente ho una visione nitida di un determinato target, e lì praticamente sono in grado di sottendere praticamente 5 minuti d'arco come mar, o un mar di 5 minuti d'arco. Se praticamente fosse stato 12 decimi, praticamente il target lo vedo nitido a praticamente 12 metri anziché 10, quindi riesco a sottendere un mare ancora più piccolo di 5 minuti d'arco. Tuttavia, diciamo, oggi sono delle tecniche sicuramente migliori e più precise di valutazione della guida visiva, e anziché far variare sul piano sagittale il target e quindi la sua distanza, se ne fa variare la dimensione, e quindi in questo modo riusciamo ad avere un risultato simile, diciamo. Dunque, questo è il video sulla guida visiva. Vi aspetto con i prossimi video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella Optostyle!